Di nuovo qui per approfondire le info riguardanti la cucina, la gestione del locale a tutto tondo e la personalizzazione di sé. Il primo punto è quindi la cucina, la quale apre il retro bottega. Una buona parte di attenzione la ruba al banco con i condimenti. Potrai visualizzarli tutti come ora, oppure categoria per categoria. Nello specifico, la carne include salame, salsiccia, pancetta, acciughe, prosciutto cotto, gamberetti e pollo. Il pesce, acciughe e gamberetti. La frutta, olive, peperoni, ananas, melanzane, pomodori, peperoncino, fichi e zucchine. La verdura, cipolle, basilico, mais, aglio e carciofi. Ed infine funghi, che includono funghi. Comunque dalla cucina sarà possibile modificare l'ordine degli ingredienti sul banco, proprio come un vero pizzaiolo. Ti basterà cliccare sull'ingrediente che desideri spostare, trascinarlo sopra ad un altro e così verranno scambiati. L'azione è valida per tutti gli ingredienti sbloccati. Inoltre, se desideri riorganizzare il banco da zero, cliccando l'icono del cestino in basso a destra, apparirà una finestra in cui ti verrà chiesto se desideri rimuovere tutti gli ingredienti. In questo modo i contenitori saranno svuotati e potrai decidere l'ordine di ciascuno dei condimenti. Una piccola chicca è che, sempre dalla cucina, potrai anche modificare la posizione della rotella tagliapizza, per una maggiore comodità in relazione alla mano predominante. Il prossimo punto è l'interfaccia della schermata principale, nello specifico le opzioni. Già in parte approfondite, resta solo il ricettario. Questo ha 3 sezioni e la prima sono proprio le ricette, 7 pagine per un totale di 40 combinazioni. Di seguito tutte le proposte. La seconda sono i condimenti, i quali non vengono solo distinti come già visto in carne, pesce, frutta, verdura e funghi, ma anche in piccante, puzzolente, rosso, verde e bianco, così da semplificare la decifrazione degli ordini, soprattutto quelli della clientela più impegnativa. La terza ed ultima invece riguarda la specialità della casa, che non troverai disponibile da subito, ma sarà sbloccata nel corso della storia. Di questa potrai scegliere l'impasto, bianco oppure integrale, la base, pomodoro e pesto oppure mozzarella o entrambi naturalmente, poi i condimenti del lato sinistro ed i condimenti del lato destro. Nel mio caso, una pizza con impasto integrale, a base bianca, quindi solo mozzarella, con salsiccia e peperoni su entrambi i lati. Peccato non sia possibile mettere sulla maglio. Non so tu, ma a me su determinate combinazioni di ingredienti mi ci piace e la salsiccia e peperoni è una di quelle. Prima di passare oltre, ti faccio vedere gli spazi della cucina al completo. Il primo è la parte di banco in cui puoi stendere anche la pizza oltre a trovarci una manciata di condimenti. In alto troverai questo foglietto. Se lo clicchi, ci troverai riportato il dialogo con il cliente, che va quindi a ricordarti l'ordine. A seguire i restanti condimenti, poi il forno, il tavolino per tagliare, quello ancora più piccolo per inscatolare e lo scaldapizze. I clienti appariranno proprio di fronte alla cassa e devo dire che non mancano in varietà, si presenteranno PNG in tutte le salse, per rimanere sull'argomento. In questo caso, la signora ha chiesto una semplice pizza con le acciughe a base rossa. La preparazione è molto semplice, basta cliccare sui condimenti e sistemarli sull'impasto. Cuocere quest'ultimo nel forno, tagliare, inscatolare e consegnare al cliente.
Oltre alla mancia che hai visto comparire, la dinamica tra pizzaiolo e cliente offre qualcosina in più. Cliccando infatti il MyPad sul bancone, avrai sotto gli occhi tutte le applicazioni disponibili. Nello scorso episodio ne ho approfondite una metà, ed in questo coprirò quelle restanti. L'applicazione Grafico. Qui troverai le recensioni dei clienti, le quali non vengono fornite ad ogni pizza servita, ma in maniera casuale, il che rende imprevedibile sapere se otterrai una recensione su una pizza ben fatta oppure su quella che hai preparato a tirar via. In questo caso, ironicamente, l'ultima recensione che ho ricevuto è su una semplice focaccia che a quanto pare al palato del cliente è risultata imbattibile. Buon per me. L'applicazione Zazoom. Qui troverai gli ordini a domicilio, che sono generalmente 3 a giornata. È possibile accettarne uno alla volta, ma nessuno ti impedisce di visionare quelli successivi e di prepararli strada facendo insieme a quello corrente. Lo scaldapizze serve apposta, l'importante è non preparare più pizze di quante possa contenerne. Ad ogni modo passerà poi uno dei PNG incaricato alla consegna. Per completezza, ti faccio vedere il locale in chiusura, quindi la fine del turno lavorativo. In questo resoconto troverai il fatturato, le mance, varie detrazioni e il ricavo totale. Inoltre, in orario serale, potrai accedere tra tutto a 2 sezioni che non ho ancora approfondito: gli aggiornamenti, come l'ora legale, la mascotte oppure i condimenti amico, che automatizzano l'aggiunta degli ingredienti, e le riparazioni, le quali sono casuali e sporadiche, non le troverai mai tutte insieme, però sappi che esistono e conviene monitorare il saldo della pizzeria. In tutto ciò, se trovi che la gestione della pizzeria a ritmo serrato ti metta sotto pressione, la modalità Zen è la versione del titolo in cui potrai prendertela più comoda. Qui la pizzeria è apparentemente la stessa, ma non esistono ordini a domicilio da incastrare con ordini in loco, e non esiste neanche una concreta cognizione del tempo, al di là di quello giornaliero, tanto che sparisce addirittura il contaminuti durante la preparazione. Inoltre, diamantini e pizzadollari vengono sostituiti da 2 punteggi, uno legato alla sessione corrente e l'altro presumo sia il punteggio record oppure il punteggio complessivo di tutte le sessioni. A questo punto, saltando nuovamente nell'altra versione della pizzeria e di nuovo all'interno del MyPad, ti faccio vedere l'ultima cosa, l'applicazione Pizza In. Qui troverai uno spazio dove poter cercare ed eventualmente aggiungere altri giocatori, a seconda del tipo di salvataggio che usi. Qui ritroverai le corrispettive liste di contatti, sempre a seconda del salvataggio, ed infine qui troverai la personalizzazione di sé, nonostante vengano vestiti sempre i panni del pizzaiolo, durante la storia o durante gli eventi. Comunque ci sono 5 macro categorie, con sottocategorie connesse. Di seguito tutte le proposte.